Dal comparto 8 di Monserrato, buonasera da Luigi Falqui con l'immagine a cura di Andrea Farris. Il ring per adesso è vuoto, ma questa è la serata di Patrick Cappai che 7 mesi dopo la sconfitta per il titolo internazionale WBC dei pesi piuma contro il nicaraguense Ricardo Martinez, oggi vuole indossare una cintura. In palio il titolo continentale Ibo, il suo avversario il belga Leonardo Strings. È una serata da vivere insieme, saranno 5 incontri elite internazionali grazie alla presenza degli atleti croati, dopodiché prima di Patrick Cappai sarà il momento di Stefano Lai che affronta l'argentino Sergio Javier Escobar. Stefano Lai che spinge per poter avere la sua prima chance di lottare per un titolo nel nuovo anno, e per questo arrivare a Natale con una vittoria convincente sarà il suo obiettivo. Tutto da vivere insieme. Tra poco, come vedete, il ring è ancora vuoto e allora linea la regia per ora, poi partiamo. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città.
In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro? Scusate, cosa state facendo? Stiamo allacciando il metano. Lo stiamo portando in tutta l'isola. Passare al metano con la rete di Medea è semplice. E con il metano l'energia non si interrompe mai. E così state sereni. Arrivederci. Arrivederci. Sì, insomma. Visto? Con Medea il metano arriva dappertutto.
Ancora tutto fermo, come potete vedere dalle nostre immagini. Per il momento non ci sono annunci ufficiali sull'orario di inizio, in un pomeriggio anche sfortunato, anche forse un po' una 2 giorni sfortunata, nonostante la bellezza e la possibilità di questo Sardinia Boxing Challenge. Qualche infortunio di troppo, oggi qualche piccolo problema con operazioni di peso che sono cominciate un ritardo rispetto al piano di marcia. All'inizio che è diventato alle 19 si va avanti, non sappiamo ancora dirvi, non so dirvi personalmente, anche un po' chiedendo a tutti gli addetti ai lavori, compresi anche i giudici di questa serata, non ho un annuncio ufficiale, non è ufficiale da darvi, quindi per adesso ovviamente rimaniamo così in attesa. Io vi ricordo, saranno 5 gli incontri dilettantistici di quello che è nato come il dual match. Dovrebbe alla fine essere una serie di incontri singoli alla fine con protagonisti anche gli atleti croati. Si comincerà con Salvatore Calleda che affronterà Vincenzo Coletta, il primo naturalmente atleta sardo, il secondo invece dalla Sicilia. Poi Davide Mei affronterà il croato Matej Mijatovic, dopodiché un altro Sardegna-Croazia con Graziano Aras che affronterà Francesco Carpinteri. Hanno fatto un po' di cambiamenti anche all'ultimo nella scaletta, siamo tutti un po' dovuti adattare qui presenti. Poi sarà Sergio Prantendo ad affrontare Matteo Lostia e ultimo incontro dilettantistico Salvatore Marginesu contro Marco Ramliak. Sarà un rematch perché i due si sono affrontati venerdì, quindi insomma sicuramente anche quel match avrà tanto da dirci. Saranno sicuramente match tecnicamente molto interessanti da vedere. E poi naturalmente che il piatto forte, i due piatti forti iniziano dopo e sono i due incontri pro. Sarebbero dovuti essere 3, se avete subito pensato a questo non sbagliate, ma purtroppo in una 2 giorni, come ho detto, di tanta sfortuna, Salvatore Vaca dovrà rimandare al 2026 il suo primo incontro da professionista. Infatti l'atleta della Nord-Ovest Academy, allenato da Claudio Iannarelli, obbligato a stare fermo perché il suo avversario Giuseppe Fico, per motivi logistici, così ha spiegato sulla sua pagina social e in quella della sua accademia Claudio Iannarelli, appunto Giuseppe Fico per motivi logistici non è riuscito a presentarsi. Il pugliese dunque non è qui. Insomma, veramente un emblema di tante piccole sfortune, ma naturalmente il piatto forte sarà comunque, e quello sì che non è stato toccato, l'incontro valido per il titolo continentale IBO dei pesi piuma. Patrick Cappai contro Leonardo Strings, il belga. Una prova per Cappai, naturalmente prima di tutto per conquistare una cintura. È vero che il titolo IBO non è delle 4 principali federazioni, ma è comunque sempre un titolo che conta, che può aprire sempre tante strade, ma soprattutto se guardiamo il percorso di crescita del ragazzo di Cappai, vuol dire mettersi alle spalle definitivamente quella sconfitta di maggio. In quel caso era il titolo internazionale sempre piuma della WBC. E allora ovviamente per noi italiani in generale, per noi anche sardi coisolani di Cappai, ha voglia di vederlo trionfare questa sera e di raccontarvi del suo trionfo, chi lo sa, un incontro spettacolare, incontri per i quali però bisogna attendere. Io vi ricordo anche naturalmente Stefano Lai, combatte anche lui sogna di avere l'occasione per un titolo, prime voci che il 2026 sarà l'anno giusto. Oggi lotterà nelle serie prese, avrebbe di principio, almeno le prime indicazioni che c'erano state date, lottare sulle 8 riprese. Lotterà sulle 6 riprese contro l'argentino Sergio Javier Escobar, argentino che in questo momento è residente in Sicilia, da quelli che sono i dati. Comunque una carriera lunga la sua, tanti incontri, anche tante vittorie, soprattutto nella prima metà della sua carriera. Poi insomma anche lui è passato un po' a essere un po' più mestierante. Deve essere soprattutto una buona prova fisica per Lai, che ripeto oggi poi non sappiamo
cosa è cambiato, se magari pure c'è stato un errore quando ci sono state date le prime informazioni. Comunque avrebbe dovuto lottare lei sulle autoriprese. Questo un po' per darvi un antipasto di quello che ci aspetterà tra poco. Io vi dico anche, anzi vi chiedo, mettete un bel like alla diretta, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci naturalmente anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati sui nostri contenuti, per ascoltare le voci dei protagonisti che intervistiamo settimana dopo settimana. Da poco potete anche darci un altro contributo al costo di 99 centesimi al mese. Entrate nel club diretta, abbonatevi al nostro canale YouTube, un gesto al di là dei piccoli vantaggi che poi comunque bellini che si possono avere su YouTube, ma è soprattutto un gesto per poter aiutare la promozione di tutti gli sport in Sardegna e non solo, il grande impegno, la missione di Directa Sport. Quindi per il momento ci fermiamo di nuovo in attesa di informazioni, lascio la regia e speriamo di partire al più presto.
Ci siamo, è ufficialmente iniziato. Allora, con queste prime parole, con i primi annunci, la seconda serata della Sardinia Boxing Challenge organizzata dal Team Box Cappai, e naturalmente, come l'ho già definita, la serata di Patrick Cappai, la serata in cui vuole rilanciarsi definitivamente. Non ci sarebbe nessun modo migliore di festeggiare il Natale che sta arrivando se non con quella cintura, quella del titolo continentale IBO dei pesi piuma. Prima però naturalmente c'è tutta una serata di incontri da vivere insieme. I primi due dovrebbero essere incontri che vedrete sui vostri schermi. Sono due piccole esibizioni per iniziare a scaldare il pubblico che nel mentre ha cominciato a prendere posto, ha preso posto soprattutto nelle gradinate, e poi pian piano anche le sedi intorno si riempiranno. Tanti personaggi della box sarda sono presenti, a partire dal presidente del comitato regionale della FPI Guido Sarrizzu, che è sempre presente quando c'è un evento naturalmente, e anche questo compito, quello di esserci, essere vicino, ma l'ha fatto insomma con presenza abbastanza netta da quando è iniziato il suo mandato da presidente. È presente Nicola Mancosu, uno che ha vissuto un fantastico 2025, prima un titolo internazionale sempre IBO, con a fianco tra l'altro lì che scherza il suo allenatore Omar Loi. Primo titolo vinto a Villa Massargia davanti alla sua gente, lui di Villa Massargia. E poi è arrivato fuori dalla Sardegna il titolo italiano che tanto bramava, che tanto sognava. È stato anche un 2025 importante per Sebastiano Argiolas, che ha vinto contro Claudio Lacatus in quello che si potrebbe definire quasi uno scontro fratricida. Ha vinto 7 giorni fa, ha vinto anche lui un titolo internazionale. Argelas che così scala le classifiche, si prepara magari chissà un 2026 con un altro titolo in palio. Anche lui cerca un titolo italiano che anche lui da anni sogna. Adesso però, da adesso, piena concentrazione su questa serata, quella che speriamo possa essere di Cappai ma anche di Stefano Lai. Paolo Marini e Mattia Sporcu, i due giovanissimi che stanno per affrontarsi, tutti e due del Team Box Cappai. Naturalmente esibizione, tant'è che non è presente alcun arbitro dentro il ring. Angolo rosso Marini, Porcu angolo blu. E allora vi lasciamo con le prime immagini di questi ragazzi. Un modo per entrare pian piano nel clima della serata. Prime foto anche per quello che non manca mai, Ludovico 200, sempre lui quando c'è il combat a testimoniare, a rendere immortale ogni momento con i suoi scatti. C'è anche naturalmente la squadra di arbitri sarda che arbitrerà tutti gli incontri tranne quello valido per il titolo, quello di Cappai. Gli arbitri che vedremo come centro sono Zanzi, Brioccia, Venturu e Mannu. Poi arbitro internazionale per l'incontro per il titolo Solo invece i primi scambi, ricordo, gli incontri di esibizione sono praticamente sparring, dove non è far male l'avversario che conta, ma mettere in pratica ciò su cui si è lavorato, i primi insegnamenti
sui quali si è lavorato in palestra. Infatti riprese molto rapide da un minuto, però pubblico comunque con i suoi primi applausi partecipa. Un pubblico che non vede l'ora, come immagino anche voi collegati su YouTube, di iniziare per davvero. Fuori secondi. All'angolo rosso una figura, un'altra figura portante del Team Box KI. Direttore sportivo Marini. Sarà ancora una terza ripresa a questi due ragazzi. Fuori secondi. Terza e l'ultima ripresa. Termina qui il primo incontro della serata, lo possiamo dire. Via tutte le protezioni, verrà annunciata la parità dell'incontro. Dopodiché dovrebbe esserci un altro incontro di esibizione, così mi hanno anticipato. Vedremo se sarà effettivamente così. Eccolo qua, entrambi col braccio alzato naturalmente. Ecco, adesso penso che ci sia stato un piccolo errore, perché ci deve essere l'annuncio della parità, poi le braccia alzate e forse... Vedete, tutto un inizio un po'... bisogna prendere il ritmo anche da quella parte, perché solitamente, naturalmente, prima si annuncia l'incontro è pari, poi a quel punto l'arbitro solitamente, ma in questo caso non c'era bisogno di un arbitro, alza le braccia di entrambi gli sfidanti. Ma non ci sarà un secondo incontro di esibizione e allora si va col primo incontro ufficiale di questa serata. Eleonora Zanzi come primo centro, come avevo preannunciato, under 17 sul peso dei 52 kg, Salvatore Calledda contro Vincenzo Coletta. 3 round, 2 minuti, all'angolo rosso Calledda, all'angolo blu Coletta.
Si presenta subito Coletta e arriva anche Calledda. Unico incontro under 17, dopodiché saranno Elite, poi 2 Pro. Primi controlli di Zanzi all'angolo rosso da Calledda. Poi il momento di Coletta e poi anche il momento finalmente di cominciare. Incontro valido per la categoria under 17-3, riprese da 2 minuti ciascuna. Calledda, Salvatore. Cambia lo scenario, luci solo sul ring ora. E si può cominciare quei primi 2 minuti. Prima interruzione. Colpo interno guantone effettuato da Calledda, per questo l'ammonimento da parte di Eleonora Zanzi. Poi chiede invece lo stop Coletta, balla il caschetto. O comunque si era messo male, quindi viene ristretto bene. E ora si può riprendere. Riesce a uscire dalle corde Calledda, poi immediatamente l'interruzione di Zanzi, rivolta però a Coletta, che ha provato anche a lavorare sul corpo del suo avversario nel momento in cui i due sono rimasti agganciati. Altra interruzione, questa volta testa troppo giù, ma non ho capito se si sia riferita a Calledda o a Coletta, o forse addirittura entrambi. Scappa via ora Coletta, colpito in pieno da Calledda. Quasi un ottimo lavoro direi di Calledda proprio alla fine della prima ripresa. Un lavoro però rovinato da quel colpo ancora interno guantone. Però incontro che promette bene per almeno la prossima ripresa, perché si stavano scaldando entrambi proprio alla fine. Adesso vedete Fabrizio Cappai, l'organizzatore di questa doppia riunione tra venerdì e questa sera. Naturalmente potete anche rivedere la riunione di venerdì se non l'avete fatto, sempre sul nostro canale YouTube. Questa invece live tutta da vivere ancora, mentre che in piedi Calledda, seduto Coletta, ma entrambi ad ascoltare le indicazioni, le correzioni, anche qualche complimento, qualche parola incoraggiante. Inizia la seconda ripresa. Secondo round.
movimenti di Coletta, quasi a trarre il movimento invece di Khaled, che è stato attento, poi ha provato lui ad andare anche adesso. Colpito al naso Khaled, sembra che stia perdendo un po' di sangue. Vicino troppo all'angolo, Khaled riesce a uscirne. Il centro però in questo momento è di Coletta, che lo riporta verso un altro angolo. Ha accennato qualche colpo sulla figura, non troppo convinto però. Poi invece un bel uppercut di Coletta, leggermente in difficoltà Khaled, che ora invece risponde anche col montante. Poi un colpo del passato l'ha portato dalla sua Khaled, che di nuovo va ad aggredire. Ultimi secondi anche del secondo round, che probabilmente termina così su questa interruzione. Infatti, allora, di nuovo Salvatore Khaled da una parte, Vincenzo Coletta dall'altra. Non male gli scambi di questi ultimi 2 minuti. Entrambi hanno speso energie, entrambi sono andati all'attacco. Per un momento è sembrato più di attesa a Coletta, poi invece ha provato al contrario ad avere l'iniziativa, a prendere il controllo. Da lì sono andati un paio di scambi molto interessanti. Fuori in secondi. Adesso il momento degli ultimi 2 minuti, dell'ultimo round. Momento in cui si deve dare tutto. Iniziativa di Khaled, una buonissima risposta di Coletta, che blocca poi il mancino di Khaled. Il destro di Khaled si chiude ora, va a tenere con la guardia Coletta, che a sua volta alla fine risponde. Poi interruzione di Zanzi per spinta. Ancora Khaled col destro, quasi poi provocato la Coletta, come per dire non mi ha fatto niente, però si fa ricolpire. Destro, sinistro, destro. Sempre appiccicati i due. Quando però fanno così diventa difficile caricare bene i colpi. Ancora una volta Coletta giù con le braccia proprio per attirare il movimento di Khaled. Gancio destro stavolta un po' telefonato, ma c'è anche la stanchezza chiaramente, anche perché siamo proprio agli ultimi secondi. Termina così il primo incontro di questa seconda serata della Sardinia Boxing Challenge. I primi due protagonisti, Khaled e Coletta, in attesa di conoscere il verdetto. Volto abbastanza tranquillo l'angolo rosso,
si vede perfettamente. Invece l'angolo blu, quello di Vincenzo Coletta, parla tanto il suo allenatore. Andiamo col primo verdetto. Vince dei punti. Angolo rosso Calledda Salvatore. Vince Salvatore Calledda, confermato dunque quel suo sguardo sicuro, ma penso che lo sapesse anche Coletta e per questo gli ha parlato tanto il suo allenatore, magari a spiegargli come è andato l'incontro, perché probabilmente anche loro già naturalmente sapevano quello che sarebbe stato il verdetto. Prossimo incontro in programma invece sarà valido per la categoria Elite. Da adesso 4 incontri Elite. Arbitro Angelo Brioccia che sale sul ring. Un applauso per Cambio di guardia dagli arbitri, c'è Brioccia, quello che fa parte di quei onnipresenti a tutte le riunioni di box che vi raccontiamo mese dopo mese su Directa Sport. Aspetta qualche secondo per far salire gli atleti. L'angolo blu Matej Mijatovic, già si prepara a cominciare, viene aiutato ad indossare i guantoni e adesso prende posto anche Davide May. Inchino rivolto a tutti e 4 i lati, a tutto il pubblico presente, accompagnato dal suo allenatore Paolo Carta. Quindi categoria Elite, ripeto, 3 riprese a 3 minuti ciascuna. Abbiamo all'angolo rosso. Vi ricordo, incontro Elite, peso 60 kg, saranno 3 riprese a 3 minuti. Abbiamo Zomba Leon, l'atleta croato. Alla fine no, non è Matej Mijatovic, ma è stato chiamato Zompa Leon. E allora chissà che uno dei motivi del ritardo sia stato proprio questo cambio. Si va. Primi 3 minuti. Prima fase di studio, entrambi molto vicini, il primo accenno di Leon. Prova a farsi sentire anche May, obbligato a restare il più vicino possibile al suo avversario, che potrebbe favorire le braccia più lunghe tenendo una certa distanza. May è obbligato a stare attaccato, a sporcare questo incontro e poi magari puntare su colpi pesanti. Cerca di tenere quella distanza con qualche piccolo jab Leon, che poi vedete va a riprendere quello spazio a costo di avvicinarsi anche agli angoli come ora, ma invece è obbligato ad andare lì all'attacco, fa valere il suo destro.
Colpo all'interno guantone da parte del croato. Break. E poi di nuovo si guardano May e Leon. Gli ultimi secondi della prima ripresa. Col primo momento di difficoltà di Davide May. Può compromettere l'andamento del suo incontro. È andato giù, necessario il conteggio, almeno obbligatorio per regolamento. Stavolta entrambi seduti nei propri angoli, May e il croato Leon. Un cambio annunciato sicuramente negli ultimi secondi. C'è una cosa che vi posso assicurare, che fino a 2 minuti contati dall'inizio del primo incontro di esibizione era ancora, tutti sapevano che sarebbe stato Mijatovic a combattere, non che conti poi tanto. Conta quello che stanno facendo sul ring i due protagonisti dell'incontro, come che vuole andare all'attacco. Nuovo colpo con l'interno guantone, poi si deve riprendere. Di nuovo collati. Fa avere la forza nei suoi colpi Leon. In difficoltà May. Quando Leon riesce a tenere la distanza giusta e caricare bene il colpo, poi sono dolori per May. Adesso prova ad andare lui all'attacco, si allontana, si difende bene nonostante tutto Leon. Schiva e va via, ma abbassando troppo la testa. E Minoccia quasi gli ha indicato, dicendo dai su, lo sai benissimo anche tu che l'hai abbassata troppo. Adesso però colpisce ancora Leon più volte, poi forse un po' fortunato May, la corda ha bloccato l'ultimo gancio destro. Bravo ora invece May, torna indietro all'ultimo, obbligato a restare lì incollato. Situazione anche un po' complicata perché 3-2 ora è Leon quello che può anche gestire l'incontro. Altro conteggio intanto, secondo conteggio. Si può naturalmente andare avanti, ma questo per dare la prova di ciò che ho detto prima, ovvero quando riesce questo ragazzo
a caricare bene il colpo. Poi sono dolori per May, che in questo momento è la situazione che dice o vinci per KO, comunque chiudendo l'incontro prima della fine del terzo round, oppure è praticamente inevitabile la sconfitta contro comunque un avversario che si sta dimostrando più che valido. Anche molto lucido Leon. Ha iniziato l'incontro sapendo quello che doveva fare. Primi jab, primi sguardi, primo minuto di studio, come normale che sia, tra due avversari che non si conoscono. Poi ha preso le misure, ha capito quello che doveva fare. E adesso tra i due chi deve andare assolutamente all'attacco è May. A Leon semplicemente il compito di evitare situazioni troppo rischiose, però May non lo vuole mollare, vuole andare all'attacco, come provare il tutto per tutto. Però è sempre pronto a rispondere Leon. Prima il clinch, poi la richiesta di un attimo di respiro da parte di Leon per risistemare il caschetto. Forse anche un po' di gioco con il cronometro. Poi la stizza, direi, di Leon, che fa ancora valere la forza del suo destro. Blocca la testa di May come non si può fare, anche se alla fine Veloce si rivolta a me dicendo di tenerla su quella testa. Ancora Leo May vuole rispondere. E di nuovo come prima. Ci prova ancora May. Stavolta buon gancio sinistro. Siamo agli ultimi secondi. Scambio finale acceso proprio sul finale. Non contento May, forse ti dice anche calma a carta lì, ti dice è finita adesso. Nell'angolo blu subito il braccio alzato per indicare la vittoria, per dire l'incontro è mio. Per saperlo ufficialmente bisogna aspettare qualche secondo, anche se i dubbi sono pochi.
vince ai punti. Angolo blu, Zompa Leon. E adesso è ufficiale, Leon Zompa vince l'incontro, ma senza di merito. C'erano pochi dubbi, ripeto, già da metà del secondo round. Ci ha provato fino alla fine May, poi con sportività entrambi mettono al collo la medaglia all'avversario. Si è anche subito calmato May, che aveva lo sguardo abbastanza stizzito. Il suono della campana che ha decretato la fine dell'incontro. Comunque si va avanti. Un applauso per lei. Torna sul ring Eleonora Zanzi. Adesso i prossimi due dovrebbero essere Graziano Arras e Francesco Carpinteri. L'angolo rosso per la Gymnasium Box. Arras Graziano. Confermato Arras della Gymnasium Box. L'angolo blu per l'Accademia Pugilistica Resta abbiamo Carpinteri Francesco. E confermato anche Francesco Carpinteri. Peso 55 kg per questi due elite. Naturalmente 3 round a 3 minuti. Si comincia con i primi 3 minuti. Vi ricordo Arras all'angolo rosso, Carpinteri all'angolo blu. Primi jab subito di Arras. Aspetta Carpinteri, osserva, sguardo fisso per poi lasciare andare il mancino. Primo intervento di Zanzi. Iniziativa di Arras che poi però lascia scoperto il volto, colpito anche se non con molta forza da Carpinteri. Chiede scusa a Carpinteri, ammonizione per lui, colpo d'interno guantone. Di nuovo lui alle corde, poi vengono separati. Per adesso comunque entrambi attenti a non scoprirsi, a conoscere meglio l'avversario. Poi tra i due è Arras che vuole prendere l'iniziativa, provare anche a dettare i tempi dell'incontro. Attentista Carpinteri. Poi ultimo colpo che non vale perché c'era già stato lo stop. Di nuovo un'altra interruzione. Se la cava molto bene Carpinteri, è uscito subito dall'angolo, schivando anche bene
Adesso quasi un sorriso, anche un mezzo abbraccio anzi un braccio vero tra i due, con rispetto, forse anche con qualche sguardo un po' provocatorio, ma comunque non si è visto negli sguardi anche in questo primo abbraccio tanto rispetto, ma c'è bisogno di qualcosa di più. Per adesso tanto studio, tanta attenzione, serve anche un po' più di coraggio per portare i colpi dalla propria. Poi è chiaro che da una parte e dall'altra, se vuoi essere più attendista, speri che sia l'altro a scoprirsi di più. Questo è un po' il gioco di Carpentieri. Arras ha provato invece più volte a prendere l'iniziativa, non facile però trovare Pertugine, la guardia di Carpentieri, che si è mosso molto bene fino a qui e ha anche dimostrato agilità. Adesso Arras però vuole farsi sentire. Nuovo break, durato un attimo, stavolta fa valere il destro Arras, per questo i primi applausi più forti. Ancora Arras, leggermente più in difficoltà la Carpentieri, che sceglie di prendere l'iniziativa. Si fa sentire bene col mancino. Fonda col diretto. Adesso prova la raffica Arras, lavorando anche sulla figura. Ancora lì, molto vicini. Scambi corti, rapidi. Poi uno all'altro prova a chiudere anche adesso. Deve intervenire Zanzi. Scappa via Carpentieri, non deve trovarsi troppo addosso alle corde. Sta per terminare anche il secondo round. Con quest'ultimo scambio convinto alle corde, Arras a rischio. Qualche colpo entrato, ma da una parte e dall'altra, direi. E ora dunque un minuto per riprendere fiato, per preparare la terza e ultima ripresa. Incontro sicuramente più in bilico rispetto a quello precedente. Fuori i secondi.
Tutto pronto per l'ultimo round che inizia ora. Arras dice qualcosa a Carpinteri. Già tanti suoi movimenti già per disturbare. E poi va all'attacco quasi saltando addosso a Carpinteri. Bel sinistro questa volta di Arras. Immediata reazione di Carpinteri. Stavolta munizione per Carpinteri, classico interno guantone, l'errore tipico dei più giovani, dei dilettanti. Nel mente si è acceso un po' il pubblico perché sta facendo sentire Arras, che adesso invece ha dovuto anche subire. Buono il destro di Arras, risposte immediate di Carpinteri, due vicinissimi, due attaccati per portare quanti più colpi possibili. Lavora Carpinteri, prima sulla figura, poi verso il volto, risposta dritta in faccia di Arras. Stop di Zanzi perché è caduto il paradenti di Arras. Naturalmente ne approfittano entrambi gli allenatori per dare indicazioni dirette per affrontare il finale di match. Si scaldano all'angolo blu sui colpi dei Carpinteri. Arras vuole far valere anche i suoi, deve intervenire Zanzi, praticamente Carpinteri stava spostando il suo avversario. Arriva ancora Arras. Il montante Carpinteri ancora verso lo stomaco, lavora anche verso il volto invece Arras. Gli ultimi secondi. Vediamo di chi l'ultimo colpo, forse dei Carpinteri, ma cambia poco nel match equilibrato. Un altro abbraccio di rispetto tra i due che sono fatti valere in queste 3 riprese. Dagli sguardi, anche gli atteggiamenti dei due allenatori, potrebbe sorridere più Carpinteri. Il match comunque è rimasto bimbirico sicuramente rispetto al precedente. Vince ai punti angolo blu Carpinteri Francesco. E infatti Francesco Carpinteri il vincitore, una dedica verso il cielo con un cuore. Poi ancora il classico gesto, diciamo così, di fair play, comunque di rispetto. Altro abbraccio tra i due che sono sicuramente divertiti affrontandosi, perché lo si è visto nei loro volti anche durante l'incontro. Alla fine a sorridere di più però è stato Carpinteri.
e si è portato a casa quello che è stato il terzo incontro di serata. Chiedo a Matteo Marini di avvicinarsi qua al ring. Prima di procedere con gli incontri. Allora, momento di stop, almeno per qualche secondo con gli incontri. Credo che sia momento di ringraziamenti, forse. Sì, premiazioni. Sono state offerte dallo sponsor, dall'autocarrozzeria Elite Car di Matteo Marini, qua a fianco a me. Matteo Marini lì presente perché lui, tramite insomma la sua autocarrozzeria, che è tra gli sponsor del team Box Capai naturalmente, Nicola Mancosu e il suo allenatore premiati Nicola Mancosu e Omar Loi. Solitamente quando appaiono queste targhe sono prima di tutto per le amministrazioni comunali, per ringraziare i patrocini, insomma. Bel gesto però, premiato per essere campione italiano e intercontinentale. E poi insomma a sua volta ha premiato naturalmente anche il suo allenatore, colui che ha cambiato tra l'altro la storia diciamo assolutamente di Mancosu, che prima aveva soltanto perso, non aveva un bravo allenatore, era andato a combattere a Malta, insomma tutta un po' la sua storia di chi voleva farci a tutti i costi ma veramente non aveva i mezzi e non aveva quell'ordine che serve. Ha accettato di resettare tutto ciò che gli era stato insegnato, tutto ciò che conosceva Mancosu, pur di farsi allenare da Omar Loi, e Omar Loi insomma l'ha messo veramente sul binario giusto. Poi insieme con i meriti di entrambi hanno vissuto un 2025 ricco di emozioni. Una foto ancora col solito nostro amico Ludovico Dugentos, insomma un bel riconoscimento, e dico di più, un bel riconoscimento tra comunque due palestre, per dimostrare che ci può essere come un ottimo rapporto tra palestre diverse, quello che dovrebbe sempre essere così, poi non è proprio così. Dirigerà l'incontro l'arbitro Angelo Trioscia. Naturalmente ci sono le palestre che collaborano molto di più, vanno molto più d'accordo, costruiscono insieme, ci sono anche quelle che invece non hanno quel rapporto idilliaco, ecco. Altro valido per la categoria Elite, che abbiamo all'angolo blu, perfetto, all'angolo rosso. Abbiamo all'angolo rosso per l'Accademia Pugilistica Sardegna Sergio Prantedu. Incontro tutto sardo adesso, sempre Elite, peso 54 kg. Sergio Prantedo all'angolo rosso dell'Accademia Pugilistica Sardegna, all'angolo blu invece per il team Gymnasium Matteo Lostia. Naturalmente 3 round a 3 minuti. Quarto incontro di serata. Angolo rosso Prantedo, angolo blu Lostia, siamo già pronti a cominciare. E allora via! Primi accenni in un inizio di tanto movimento
e soprattutto sguardi e studio tra Prantedu e l'Ostia. Quasi scivola, tornando indietro l'Ostia e poi torna all'attacco. Vicino all'angolo Prantedu, viene fuori. Va a far sentire il destro. Cosa andava giù l'Ostia sotto gli occhi di Birocia, che lo avverte, testa su. Bella quest'ultima schivata di l'Ostia, poi Prantedu si è girato bene, ha evitato il peggio. Prantedu ancora, porta colpi dalla sua, poi si aggancia con l'Ostia. Ancora tra l'altro la percezione che i due potessero scivolare. Gli ultimi secondi del primo round. L'attacco l'Ostia che prova a far valere il suo gancio mancino. Ora lo blocca Prantedu. E prima che le due potesse ancora attaccare, il suono della campana prime indicazioni allora dirette in questo minuto di stop. Incontro che deve naturalmente ancora raggiungere il suo apice. Potrebbe essere proprio nella seconda ripresa. Tanto poi naturalmente dipende anche da come si svolgeranno i prossimi 3 minuti, perché se uno dei due riesce a prendere un certo vantaggio, poi ci sarà un po' più di gioco col tempo, più gestione negli ultimi 3 minuti, altrimenti magari con l'incontro più equilibrato potremmo divertirci tanto sia in questa che nella terza ripresa. Questo naturalmente è il mio augurio, immagino anche il vostro, almeno per chi è neutrale. Attacca ancora Prantedu. Stavolta munizione per lui, il colpo all'interno guantone. Molto basso l'Ostia, in questa attesa dell'attimo per colpire. Entrambi comunque molto attenti, nessuno dei due vuole scoprirsi troppo. Vicino alle corde, anche molto all'angolo l'Ostia, che poi
ribalta situazione. Pochi affondi però. Prima si avvicina, poi si allontana l'Ostia, con il rischio di scoprirsi per i colpi di Pranteddu. Per un attimo ora quasi assaporava la possibilità di colpire in maniera pulita, così non è stato. Adesso i clinch si separano subito e ancora restano lì a osservarsi, evitare regali, ma allo stesso tempo il match non è sbocciato, tutto resta ancora molto incerto. Ora vedremo anche quante energie avranno entrambi per gli ultimi 3 minuti. Fuori i secondi. Inizio della terza e ultima ripresa. All'attacco l'Ostia, con più convinzione, forza all'inizio degli ultimi 3 minuti d'incontro. La risposta provata forte da parte di Pranteddu, la schivata di l'Ostia. Poi si abbassa per colpire, per eludere le braccia più lunghe di Pranteddu, che va all'attacco destro mancino. Si sta accendendo il match, vicino alla fine, praticamente l'ha spinto giù Pranteddu adesso. Destro di l'Ostia, che però non è buono. Lui intanto sta mettendo bene il guantone. Incollati, si separano da soli. No, alla fine c'è stata anche l'interruzione di Brioccia. Bella schivata. Fa valere Pranteddu, ma anche l'Ostia. Prova a parare l'Ostia per un po' basso. Lo segue Pranteddu. Reagisce come può l'Ostia. C'è anche la stanchezza naturalmente. Lì si è vista
la si è vista tutta quest'ultimo clinch. Ultimi 10 secondi. Nessuno due riesce a colpire bene e allora termina così l'incontro, molto equilibrato dall'inizio alla fine. Si è acceso nell'ultima ripresa dopo aver più che altro gestito nelle prime due, entrambi che adesso aspettano il verdetto. Perioccia già raccoglie i fogli. Intorno al ring invece sono pronti i prossimi due sfidanti per il rematch dopo la sfida di venerdì. Ma prima il verdetto. E allora, incontro equilibrato, incontro che termina in parità, una parità che ci sta per quello che abbiamo visto. Tanto a proposito di palestre che collaborano, di personaggi della boxarda, Stefano Argiolas, che ha dato un po' a salutare un po' di volti tra arbitri e non solo. Papà allenatore di Sebastiano Argiolas, anche lui come Umar Lui, la felicità di chi da allenatore, ma anche come Fabrizio Capai, naturalmente forse ancora di più perché allenatore papà in questo caso vive i successi del proprio figlio. Pochi secondi, si va con il prossimo match, l'ultimo Elite, poi sarà il momento dei pro. Salvatore Marginesu contro Marco Ramliak. Si sono sfidati 2 giorni fa, ha vinto Marginesu ai punti in quel caso. Prima però altre premiazioni, vediamo se saranno proprio agli Argiolas. Sarebbe bello in questo finale d'anno vicino a Natale anche, insomma, elogiare i conterranei. Stavolta sale anche Guido Sarrezzo, avevo già annunciato insomma la sua presenza quest'oggi, ma non manca mai. E infatti, come immaginavo, Stefano aveva nominato, Sebastiano non l'ho ancora visto con gli occhi, ma c'è anche lui, fresco, campione di titolo internazionale UBO, contro quello che è un straordinazione, come si dice sempre, Sorin Claudio Lakatus, con vittoria dei punti. Il 2026 che sicuramente lo chiamerà per la difesa di quel titolo, forse già ad aprile, comunque in primavera, e poi ovviamente lavorerà per conquistare l'opportunità di lottare per il titolo italiano. Una targa anche al papà Stefano. Foto di rito. E ora credo che a meno di ulteriori annunci, no, si va avanti. Pietro Venturu sarà lui ad arbitrare. E abbiamo l'angolo rosso per la Gymnasium Box Salvatore Marginesu, mentre al momento del rematch. la Rijeka Croazia abbiamo Ramliak Marko.
per Marco Ramljak la voglia di rifarsi. 48 ore dopo Marcinesi invece che vuole chiaramente confermarsi. Sono due elite, ma sono 2,90 kg. Vogliamo colpi pesanti, vogliamo un bel match. Bisognava ancora consegnare in foglia ai giudici, però adesso ci siamo. L'ultimo incontro di serata. Marcinesu che vuole andare all'attacco, i due sono già conosciuti. C'è poco spazio per le presentazioni. Nella sfida tra chi vuole confermarsi e chi invece vuole prendersi la rivincita. La schivata di Ramljak, una schivata importante perché era un bel mancino quello. Nell'angolo Marcinesu che ragiona su come difendere, come uscire, lo fa bene. Sinistro di Marcinesu forte. Ramljak prova subito a rispondere. Ancora il sinistro di Marcinesu, poi Ramljak si tocca la nuca. Non so se per credere che sia stato colpito lì o per precauzione, per coprirsi in qualche modo. È andato a segno il mancino di Marcinesu. Lavora anche sul fianco Ramljak 2 volte. Cerca di alternare i colpi, di trovare varianti. Per adesso sembra essere molto difficile colpire Marcinesu in pieno avvolto. No, deve trovare due modi per sfiancarlo, però Marcinesu poi non è che si faccia molti problemi ad andare avanti a colpire. Prova a farsi valere Ramljak, buona guardia di Marcinesu che poi... No, non richiamato lui, richiamato Ramljak ammunito per uno o più colpi di interro guantone in base a quello che ha visto Venturu. Schivata ora di Ramljak. Col montante Marcinesu. Ultimi secondi, poi la fine della prima ripresa. Cerca l'ultimo attacco Ramljak, lo allontana così Marcinesu e torna con fierezza al suo angolo. Alza il braccio invece Ramljak per portare dalla sua convinzione. Sicuramente equilibrata come ripresa, la percezione però da qui i migliori colpi siano stati di Marcinesu. Un po' di acqua per entrambi. Allora, tra l'altro, il compito di scaldare per bene il pubblico, perché poi sarà il momento di Stefano Lai e dopo ancora di Patrick Appai. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Via al secondo round.
Subito prima interruzione. Lavora col sinistro, Ramlak rischia poi sul destro di Marginesu che gli sta addosso, non vuole lasciarlo respirare. Bel colpo sul costato invece da parte di Ramlak che la schiva, poi mancino è destro, fianco, poi lavora alto. Lavora ancora a sinistro e a destro Ramlak. Accenno di uppercut da parte di Marginesu. Poi schivata abbastanza facile per il croato che deve scappare indietro. Il ritorno di Marginesu. Sguardo tra i due, forse anche un attimo per respirare prima di riprendere a colpire. Un buon mancino questa volta di Ramlak, poi quasi alla nuca con questo destro. Bollenti i colpi di Marginesu. Sembra essere un po' in calo fisicamente il pugile sardo. Allora Ramlak prova a portare dalla propria, ma Marginesu risponde. Ora lavora a basso col montante. Ultimi secondi anche del secondo round. Colpito lo zigomo Marginesu. Risposta proprio prima del gong. Ancora una volta Ramlak poi alza il braccio per portare i pareri dalla propria, ma questo è chiaramente un incontro tutto da decidere. Qualche secondo ancora per respirare, anche per decidere come affrontare, gestire l'ultimo round. Fuori i secondi. Ci siamo. Gli ultimi 3 minuti sono già incollati Ramlak e Marginesu. Lavora bene anche adesso Marginesu. Incollati i due. Sinistro-destro in Marginesu dopo la combinazione di Ramlak che fa la finta, poi rimane in posizione. Si allontana Ramlak, prima ha lavorato bene sul corpo di Marginesu,
che sceglie di difendere soprattutto la testa, guardia alta per lui, anche la lingua al suo avversario. Destro un po' sporco di Ramljak ora, anche col gancio Marginesu che si piega, che non ha fretta, aspetta. Scambio che accende il pubblico. Intervento di Venturo che spezza il ritmo, peccato perché sembrava essere un bel momento. Fa quello che può Ramljak, gli ultimi secondi lo sanno entrambi. Termina così l'incontro, uno alza il braccio, l'altro col pugno sul petto, ognuno convinto del proprio incontro. Sapremo solo tra poco la verità. Ci siamo. Vince ai punti. Angolo rosso, Marginesu Salvatore. Si conferma Salvatore Marginesu. Ricambia a metà l'abbraccio Marko Ramljak, che forse aspettava un altro verdetto, anche l'angolo blu non proprio contenti. Ha vinto venerdì, ha vinto anche oggi, si congratula con lui Salvatore Marginesu, che con questo successo metti fine alla fase del triangolare internazionale Sicilia, Sardegna, Croazia, e ci fa voltare pagina per guardare incontri professionistici. Vi ricordo, non combatterà Salvatore Vacca. Oggi sarebbe dovuta essere la sera del suo esordio per il pugile della Nordovest Academy, però la sfortuna che il suo avversario Giuseppe Fico, hanno spiegato con problemi logistici, non si è presentato. Esordio dunque per Vacca rimandato al 2026, l'annuncio è arrivato prima dei social da parte del suo allenatore Claudio Iannarelli. Adesso invece nuove premiazioni. E adesso arriva un momento dei ringraziamenti all'amministratore comunale, chiamato il sindaco e l'assessora allo sport.
Tommaso Loci e Fabiana Boscu, presente anche alla conferenza stampa che vi abbiamo raccontato su Directa Sport. Presente Loci anche il giorno della serata, sempre qua, che ha accolto una bodybuilding Sardinian Cup. Uscirà la nostra clip, il nostro speciale questa settimana, con tutte le voci dei tanti protagonisti che ci hanno raccontato l'impegno, i sacrifici, ma anche le soddisfazioni dietro al bodybuilding. Adesso invece le parole dell'assessora. Queste le parole dell'assessora. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la scuderia Capai, ringrazio gli sponsor di Lio, ringrazio coloro che hanno permesso questa bella manifestazione nel nostro palazzetto, perché noi abbiamo inaugurato questo palazzetto tanto tempo fa facendo un memorial proprio a Fortunato Manca, che è un campione di boxe, quindi facciamogli un applauso. Quindi stiamo tornando e stiamo rifacendo altre manifestazioni e questa è la terza competizione che riusciamo a organizzare a Monserrato, quindi se volete venire a organizzare competizioni a Monserrato di boxe, noi siamo qua e daremo a disposizione l'impianto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. E adesso le targhe. Grazie ancora una volta agli sport, a Massimo Liviu e a Matteo Marini dell'Elite. Sono buono messo lì. Lascia il palco anche Massimo Lilliu, un altro dei main sponsor dell'evento. Stavolta ha salito lui per le premiazioni. Un giovanissimo atleta a salire qua sul ring, però devo... Ancora premi. Sarà il responsabile del comitato regionale a dare il premio. Angelo Nonnis, che premierà Paolo Marini. E invito ad avvicinarsi. Angelo Nonnis che premia il giovane Paolo Marini. Nonnis del comitato regionale dell'FPI. Complimenti Paolo, premio per il grande impegno profuso durante la stagione sportiva e gli ottimi risultati conseguiti. Applauso. Anche allora, per questo giovanissimo ragazzo, anche lui per i risultati sportivi ottenuti. Grazie mille. Non conosciamo, devo essere sincero, però sicuramente avrà ben figurato, avrà molto bene, perché parliamo di un ragazzo giovanissimo e quindi insomma chissà quante altre soddisfazioni sportive non gli riserverà la vita. Ora credo che ci siamo e che si entri per davvero più che nel vivo di questa serata del Sardinia Boxing Challenge. Si comincia con i 2 match pro. Sarà Stefano Lai il primo. Stavamo dimenticando No, un altro
C'è un'altra premiazione prima. Un altro premio e sarà Matteo Marini a premiare nuovamente. Invito ad avvicinarsi al ring Mattia Alfieri e Manuel Marras. Mattia Alfieri e Manuel Marras. Benvenuti. E anche allora immagino un premio, una targa per i risultati ottenuti nel 2025. Argento italiano elite, premiato per questo. No, anche per lui un bel riconoscimento, una bella annata. E targa anche per loro. Mi dicono di aggiungere il neoconvocato in nazionale oltretutto. Ecco, questa è anche un'altra bella notizia, non so se sentito bene voi su YouTube, convocato in nazionale, quindi ecco, questo è un successo ancora più prestigioso, ancora più importante. Ora però dovremmo esserci? No? Forse ancora altri premi? Rimane sempre Matteo con me ad aiutarmi con i premi. Abbiamo ancora premi. Invito ad avvicinarsi al ring Caterina Giolas, consigliera comunale di Monserrato. Eccola, è delegata per la città metropolitana di Cagliari. Quindi Caterina Argiolas, consigliere comune di Cagliari, scusate, di Monserrato, ma anche della città metropolitana. Le lascio dire prima qualcosa. Grazie mille, è un onore per me essere qui su questo ring, sudato, e sono molto fiera del lavoro che l'amministrazione fa per quanto riguarda questo palazzetto, per quanto riguarda la promozione dello sport e in particolare della box. Quindi per me è davvero un onore essere qui con voi. Grazie. Adesso dovremmo esserci per davvero. Insomma, quindi ulteriori ringraziamenti da parte del comune di Monserrato. E adesso è tutto un po' silenzioso, ma io penso che dovremmo andare subito con l'incontro di Stefano Lai che affronta Sergio Javier Escobar. L'arbitro sarà Gavino Mannu, che lì in piedi, che aspetta l'ok per salire. Possiamo proseguire con gli incontri, dunque siamo arrivati ancora 2 minuti. Allora, 2 minuti di fermo dunque. Il prossimo incontro, dunque, sapete già, sarà il primo dei 2 incontri. Allora facciamo così. E vedrà protagonisti Stefano Lai. Tra 2 minuti si va, io direi spazza la regia e a tra poco. Stringere tra le mani la Medea storia. è la società del gruppo Italgas attiva Una nella storia distribuzione lunga del per gas generazioni, naturale in fatta di Sardegna. passione e di creatività. Medea è presente in maniera Dove totale o l'innovazione e la parziale in ricerca 24 si fondono con la tradizione artigianale italiana alla ricerca della perfezione. Sempre. Questo è lo spirito della famiglia Leone, che dal 1947 sceglie materiali di eccellenza per dar vita a prodotti di qualità superiore. I migliori pellami e il design dall'anima tutta italiana raccontano l'amore per il pugilato che batte nei nostri cuori round dopo round da oltre 75 anni. E forse è proprio questo che ci ha resi un'icona negli sport da combattimento. Questa è l'anima che con passione abbiamo messo nella nostra nuova linea Leone Sport. Nella cura dei dettagli che plasmano un prodotto unico, prezioso e personale.
Un prodotto dall'atmosfera vintage che mantiene gli standard più alti di sicurezza e comfort. Le cose belle sono fatte a mano e per questo sono uniche, come l'atleta o l'amatore che le indossa. Dalle nostre mani alle vostre. Leone Sport, manifattura italiana dal 1947. Gli integratori fanno davvero la differenza. Gli integratori possono essere un valido supporto, ma dovrebbero essere assunti solo se c'è un'effettiva carenza, oppure sotto la guida di un nutrizionista, capace di basarsi su evidenze scientifiche ed esperto della nutrizione. L'integrazione deve essere prima di tutto consapevole. Qui alla Steve Sport possiamo aiutarti in linea con il professionista che ti sta seguendo a scegliere la giusta integrazione. Puoi trovare infatti integratori di alta qualità atti a supportare il tuo benessere fisico e anche ad aiutarti a crescere la tua performance, sia che tu sia uno sportivo o che desideri semplicemente mantenere uno stile di vita sano. Vieni a trovarci da lunedì al sabato in via Mercale 2 a Cagliari. Dirigerà l'incontro Gavino-Mannu che sale sul ring. Un applauso per lui. Ci siamo, è il momento pro della serata. Giudici saranno
È il momento di Stefano Lai, che vuole chiudere il 2025 nel migliore dei modi, vuole augurarsi con una vittoria un buon Natale e poi costruire quello che potrebbe essere un 2026 da sogno. Lavora per la prima opportunità per vincere un titolo, ecco perché anche oggi vincere prima di tutto, ma fare bene, essere convincente è fondamentale. Il ragazzo dell'Accademia Pugilistica Sardegna combatterà contro l'argentino Sergio Javier Escobar, molti più incontri alle spalle. Il pugile da Tandil, alto 1,69 m, un po' più basso rispetto a Stefano Lai. Sarà lui il primo a essere chiamato sul ring, Loco Lima, questo è il suo soprannome. Tanto però tutto ancora tace Manu, che come vi ho anticipato è il centro di questo incontro, è al suo posto. C'è ancora un po' da attendere. Dagli spogliatoi, da quella porticina a fianco alla luce blu che vedete più o meno al centro dello schermo, ancora non si vedono i due pugili. Siamo dunque pronti? Ma adesso dovremmo esserci per davvero. Ecco il momento di Escobar. Tantissima la sua esperienza. Anche l'applauso comunque sportivo con il pubblico di Monserrato. Poi ora abbiamo l'atleta di casa, signori e signori, preparatevi. Escobar che ha combattuto già a dicembre, il 5 dicembre. Ora siamo pronti invece per sconfitto ai punti da Raffaele Montella, ha vinto però a fine novembre per KO tecnico al terzo round contro Antonio Santoro. Il meglio per lui è arrivato nella parte della carriera, ma dimostra di essere ancora un pugile in grado di colpire duro, ma adesso sta per salire sul ring Stefano Lai. Sette vittorie, un pari, questi numeri del suo inizio da professionista, classe 2001. l'atleta dell'Accademia Pugilistica Santa sale sul ring. Ha combattuto il suo ultimo incontro a novembre vincendo contro Fernando Mosquera. Le 7 vittorie della sua giovane carriera finora, una per KO.
Vedremo se questo dato cambierà oggi. Un avversario che è più in là con l'età, per questo lei fisicamente deve avere un certo vantaggio, però è un avversario tosto, un avversario che, ripeto, il meglio l'ha fatto vedere nella prima metà della sua carriera, però anche negli ultimi anni ha dimostrato che se lo si prende troppo alla leggera poi lui fa male. Già iniziata la prima delle 6 riprese, naturalmente riprese da 3 minuti. I primi colpi, i primi jab di Lai. Anche il primo accende anche gancio destro di Escobar, ma non lo riprende perché ha dato alle spalle un suo avversario. Ancora tanto studio, sempre il jab di Lai, si muove intorno a lui Escobar. Poi qualche accenno come questo, però siamo ancora soltanto all'inizio. Quest'ultimo jab al volto, Lai chiude una prima ripresa di studio, di conoscenza, come era comunque prevedibile, anche di gestione fisica. Indicazione all'angolo blu di Paolo Carta. Fuori i secondi. Inizia la seconda. Vediamo cosa ha per noi il secondo round.
L'accenno di Escobar. Colpo quasi alla cieca da parte dell'argentino. Lo scruta là e aspetta il momento. Lavora naturalmente anche per crearselo. Prova a variare di più adesso Olai, cercando di lavorare anche sui fianchi. Difende bene Escobar, che poi prova a reagire con il destro. Concentrato, attento Olai. Adesso però concede il volto, se lo è preso col gancio destro Escobar. Sta per chiudersi anche il secondo round. Tutto rimandato alla terza ripresa. Si è mosso qualcosa di più, però è chiaro che ancora bisogna entrare nel vivo di questo match. Un paio di volte ha provato anche a variare Lai, ma c'è un Escobar che non sta lasciando praticamente nulla. Molto attento, si chiude bene. Poi ha messo però anche alla prova i riflessi di Lai. È chiaro che come resistenza Lai ha un vantaggio per l'età, per il momento anche che vive. Anche tanti incontri nell'ultimo periodo per Escobar, che allora prova anche un po' a puntare sul fattore sorpresa. Lei deve stare molto attento. Chiaro che lui vuole dettare il match, condurlo. Però anche chiaro che deve cercare di fare qualcosa di più rispetto a quello che si è visto finora. Arretra Escobar, vuole tenere il centro Lai. Escobar si avvicina, lascia andare il mancino Lai. Adesso qualche tiretto, almeno uno dovrebbe essere andato a segno. Si abbassa Escobar, che poi prova a rilasciare anche lui col gancio.
Stavolta trova modo di colpire, lavorare bene sulla figura, prima sui fianchi. Quasi sorpreso Escobar stavolta. Ancora Lai, che prova a sfiancare Escobar. L'unico modo per stancarlo, per farlo abbassare, prima o poi per farlo piegare. Ancora colpi alternati per il pugile dell'Accademia Pugilistica Sardegna. Ultimi secondi. Un'altra ripresa sta per andare via. Mezzo sorriso di Lai, che ha indicato qualcosa a carta, che adesso è lì vicino a lui. Sorridono entrambi. Adesso invece le indicazioni. Un po' di acqua. Però un evidente ottimismo, quello che si scorge all'angolo blu. In piedi Lai. Ora si rialza anche Escobar. Quarto round, siamo nella seconda metà dell'incontro. Vediamo come e se si accenderà col primo tentativo di gancio. Ancora un po' la cieca la parte di Escobar e poi si chiude. Va ora all'attacco. Sulla figura Lai. Ancora. Sembra chiudere la combinazione lavorando sui fianchi del suo avversario. Arretra Escobar. Si piega, arretra, poi si muove per evitare l'angolo. Adesso però può soffrire sulle corde, infatti colpisce Lai. Lo correggono al suo angolo, gli dicono di non inseguirlo, di non cascarci. Destro di Escobar, che si è fatto sentire, vediamo lei come reagisce. Stavolta è lui a dover uscire fuori a ricostruire un attacco. Ancora lavora sul fianco Lai e quasi Escobar ha detto no, non mi fai niente così. Un sorriso beffardo. Sta attivando però pian piano anche Escobar. Ora testa troppo bassa.
Sta per terminare anche la quarta ripresa. Attacca Lai che poi deve fermarsi, però questa volta ha sorriso meno, anzi non c'è più il sorriso che era venuto fuori alla fine della terza ripresa. Più serio anche Carta. È venuto fuori anche Escobar negli ultimi 3 minuti. Io credo che adesso una delle cose che gli stia dicendo Carta sia di usare la testa, la calma. Più volte l'hanno ripreso all'angolo, di non farsi attirare da Escobar, che lo portava vicino agli angoli, faceva indietreggiare, chiamandolo a scoprirsi. Poi Escobar ha il colpo pesante, lui lavora per quello. Lascia che sia in qualche modo Lai a condurre, a portare più colpi. Escobar prova a sporcarlo per poi lasciare andare il suo destro, il suo mancino, che se vanno a segno fanno male. Lai sembra voler partire duro invece. Arriva ancora Lai, subito Escobar con un pizzico di furbizia, abbassa tanto la testa. Però Lai è lì, gli vuole stare addosso, anche più nelle altre riprese. Oh, lo sento, gliel'hanno detto, è il momento ora. E allora ci prova Lai. Non è facile però, perché Escobar si chiude bene. Sempre incollato Lai. Escobar accetta di difendere, sempre pronto però a reagire. Oh, la combinazione di Lai. Ha cercato l'uppercut Lai, rischiando però poi a volte di essere colpito. Fa valere la distanza bene Lai stavolta, è leggermente più alto, anche se bisogna dire che la differenza è minima tra i due. Schiva 2 volte Escobar. Esce abbastanza bene da questa situazione. Questa fa parte anche della sua gestione, del suo incontro. Stavolta però colpito in pieno. Ed ecco perché si alzano i decibel. Vuole farsi valere Lai, e torna a sorridere un po' di più al termine di questa ripresa. 60 secondi di riposo. Poi l'ultimo round. Momento anche di calcoli di chi ha fatto di più, di chi ha fatto meglio. È sembrato essere un po' preoccupato Lai dopo la quarta ripresa. Una partenza forte, anche con orgoglio, per dimostrare a se stesso, anche al pubblico qua presente, nonché al suo avversario, e questo è il suo incontro.
per godersi un po' di vacanza, almeno un po' di riposo fine anno. Poi il 2 gennaio compirà 25 anni e non li vorrebbe mai compiere senza un'altra vittoria, o peggio la prima sconfitta da professionista. Lavora Lai, anche Escobar ha provato a farsi sentire attento. Lai lo provoca Escobar, si chiude nonostante tutto, aspetta il colpo, quasi gli mossa il volto, vuole che lei si scopra per colpire col destro come ha provato ora. Adesso è là essere chiuso, essere guardingo. Aspetta un momento, adesso ha colpito in pieno sul mento di Escobar. Prova ancora a farsi sentire. Sempre incollati i due in questo finale, come mai lo sono stati tra l'altro in tutto l'incontro. Momento clou. Ultimi secondi, siamo ormai alla fine del match, lo sanno anche i pugili oltre che il pubblico. Il destro di lei che è passato e poi la fine dell'incontro con l'abbraccio, anche un po' di complimenti da parte di Escobar, ha tenuto molto bene anche fisicamente. Adesso qualche secondo prima del verdetto. Un incontro dettato, guidato, nonostante tutto, da Lai, che ha sofferto di più soprattutto la quarta ripresa. Alla fine però la vittoria dovrebbe essere sua. Mano in posizione, avvicina a sé Lai, aspetta Escobar che deve ancora togliersi il guantone sinistro.
Ci vuole più del previsto. Ok, ora ci siamo. Siamo pronti a dare lettura del verdetto. Vince ai punti Stefano Prince. Vince Stefano Lai. Si fa il miglior regalo di Natale, di compleanno. Fa i complimenti a Sergio Javier Escobar. Una buona gestione dal punto di vista fisico per il ragazzo dell'Accademia Pugilistica Sardegna, che oggi cercava soprattutto, oltre che la vittoria, risposte per capire a che punto è, in dove può ambire. Il suo l'ha fatto e adesso ring per qualche secondo vuoto, ma è arrivato il momento per il quale queste due serate di box, per la quale la Sardegna Boxing Challenge è stata organizzata. È il momento di Patrick Appai. Sapeva da tempo che sarebbe arrivato questo momento, è stato ufficializzato forse un po' più tardi anche nelle loro previsioni, ma è pronto a lottare per il titolo continentale Ibo. Prima però premiazione. Vediamo chi verrà premiato stavolta. Torna su anche Guido Sarrizzu. Torna anche Angelo Nonnis. La federazione presente, che magari sarà proprio per loro, chissà, stavolta il riconoscimento. Invito ad avvicinarsi per la rappresentativa siciliana Carmelo Mammana. No, chiamata la rappresentanza della Sicilia, quindi forse verrà consegnata una targa, sì, alla rappresentativa sia siciliana che quella croata, per ringraziare naturalmente della presenza. Nonostante qualche forfait sfortunato, abbiamo visto tra oggi e venerdì giovani pugili molto interessanti, molto validi. Eccoci qua, eccoli che arrivano. E adesso quindi anche per loro la targa. Prego, Angelo Nonnis, premia Carmelo Mammana, un applauso per lui. Mentre Guido Sarrizzu premia il rappresentante della rappresentativa croata Christian Hodak. Foto di rito con targhe belle in vista. E adesso credo che si possa apparecchiare per il match clou.
Vediamo se è già tutto pronto, se bisogna attendere ancora un po'. Per ora tutto tace. L'arbitro internazionale, un po' come Cavino Mannu prima dell'incontro di Stefano Lai, è lì nel suo posto, attende che gli dicano di salire. Abbiamo anche un po' di date allora nell'attesa. Abbiamo due ragazzi con soltanto un anno di differenza, poco più di un anno. Il 10 giugno 99 Leonardo Strings, nato il 27 luglio 2000 invece Patrick Cappai. Luglio è un mese speciale naturalmente per lui, visto che ha confermato a luglio il suo titolo mondiale Silver Youth, sempre nei pesi piuma. Ha vinto per la prima volta invece a dicembre 2023 al Palapirasto di Cagliari, nel comune di Quarto invece, all'interno dei confini del comune di Quarto invece la conferma del titolo. Voleva vincere davanti ai suoi concittadini Patrick Cappai di Quarto. Tre pro invece 13 vittorie. L'unica sconfitta è arrivata invece a maggio, all'inizio di maggio. In quel caso non ha portato a casa il titolo internazionale sempre per i pesi piuma della WBC. 11 vittorie invece, 4 per KO, 2 sconfitte per Strings. Dovremmo esserci. L'incontro verrà diretto dal giudice di gara Alessandro Roda, e vi invito a fargli un applauso sul ring. Eccolo l'arbitro, Alessandro Roda. Premoli, Sabani, Montella Matteo, Sabina, pardon, Montella Matteo, Jean-Marie Natou, e poi abbiamo il supervisore che è Werder. Ed eccola la cintura, soprattutto la cintura. Allora siamo quasi pronti, due pugili giovani, due percorsi diversi, un solo obiettivo: conquistare un titolo che apre le porte. Peccato però perché stanno mostrando la cintura, invece il tavolo in commissione, però insomma la maggior parte del pubblico è dall'altra parte. Il primo sfidante per il match valido per il titolo Momento di presentare Leonardo Strings. all'angolo blu, pugile professionista proveniente dal Belgio, atleta solido, determinato, che ha accettato la sfida lontano da casa con un solo obiettivo: conquistare il titolo IBO continentale. Chiamiamo sul ring dal Belgio Leonardo Strings. Ancora non si vede. Strings è stato chiamato. Arrivare Leonardo Strings,
Eccolo ora. Si è preso qualche secondo in più per farsi attendere. Gioca il ruolo del cattivo di serata, perché naturalmente è lontano da tutti i suoi sostenitori. Ha accettato di combattere in casa del suo avversario. Ha debuttato un anno prima rispetto a Capai nel 2021, Capai nel 2022, insomma entrambi a 22 anni hanno avuto, nell'anno dei 22 hanno avuto nell'esordio 3 pro, statistiche comunque simili ma pugili diversi. Capai uno più veloce, più di ritmo, Strings invece che cerca i colpi pesanti. Dovremmo aspettarci questo da lui, il tentativo di sporcare l'azione per puntare poi proprio sui colpi pesanti. Primo confronto tra i due, Capai ha messo io non lo conosco, non ho mai visto nulla su di lui, ma ci sono abituato a incontri di questo tipo. E già lì Capai aspetta solo che lo chiamino. Naturalmente arriverà accompagnato da suo padre Fabrizio. Per entrambi sacrifici, lavoro per inseguire il sogno. Una famiglia legata dalla box, il più piccolo di famiglia, Patrick Capai, è quello che fa sognare forse più di tutti nel nome di quella famiglia, la famiglia Capai. Ragazzo di poche parole, sembra quasi timido quando si ha a che fare così nella normalità, poi però dentro il ring si fa valere. Sa che oggi non è soltanto un titolo, oggi è l'occasione per dimostrare a tutti che quella sconfitta a maggio è stato un errore di percorso. Si sente un bel pacchi, concentrato Capai. Lo sguardo concentrato. Siamo pronti per gli inni, iniziando da quello del Belgio. Momento inni. Si inizia col Belgio. E adesso il nostro inno. E ora l'inno italiano.
pugili, l'uno di fronte all'altro. Comincia a liberarsi il ring. Gli avvisi, gli avvertimenti da Alessandro Roda. E ora il momento che nel ring siano solo in 3. Signore e signori, 2 pugili, una cintura, una sola vittoria. 10 riprese, la prima iniziata ora. A inizio il match. Parte subito, forte Cappai. Vediamo quanto durerà la prima fase di studio. Subito pronta a rispondere anche Strings. Cappai fa valere il suo destro. Bella schivata. Prova a rendersi pericoloso Strings. Destro pesante il suo. Finta di Strings. Forse un colpo dato a segno di Cappai. Quasi scivolato Strings che ha rischiato. Gira di più Cappai, tiene più il centro Strings in questa fase. Ancora la schivata di Cappai, poi un accenno di risposta senza affondare troppo. A volte col destro Cappai. Ha mancato però Strings, che pure è già lì rosso nel volto, lo vedete. Buon avvio. Si stanno conoscendo, si stanno studiando Cappai e Strings. È partito forte però Patrick Cappai, portando subito i colpi dalla sua. C'è qualche medicazione per Strings. Circondato dalla sua squadra, Patrick seduto ma quasi con uno sguardo consapevole, molto sicuro Cappai.
Buon mancino di Kappai. Adesso di nuovo ricomincia a girare intorno a Strings. Si muove bene Patrick. Adesso si guardano i due. Ancora con molta attenzione entrambi. Ora prova a venire fuori Strings. Attento Kappai, che adesso si difende e poi contrattacca. Stavolta si è fatto sentire il mancino di Strings. Anche il destro stavolta. Diretto. Due volte col diretto Kappai ha sorpreso Strings. Stavolta proprio sul finale del secondo round. Ancora lunga naturalmente. Sono passate solo 2 nelle 10 riprese. Entrambi i pugili accerchiati dall'allenatore, dalla squadra. In entrambi i casi praticamente impossibile anche andare a vedere gli sguardi, le espressioni. Inizia la terza ripresa. Terzo round. Prova a dar forza al destro Strings, schivata di Kappai. Ancora Kappai obbligato a schivare, poi si è chiuso così con un clinch durato un attimo. Lavora anche col montante Kappai. Serve vedere colpi naturalmente. Togliere punti di riferimento all'avversario. Sinistro, destro efficace.
Stavolta destro sinistro, sentito da Strings, che poi si chiude, obbligando così l'arbitro all'intervento. Scorretto questo colpo. È arrivata la munizione di Roda. Montante dei Cappai. Troppo basso però. Schiva bene Strings. Stavolta fa valere il suo destro Cappai. Poi schiva ancora a destro, finta. Colpo di Strings. Alla fine della terza ripresa. Molto equilibrato l'incontro. Che pian piano prende quella fisionomia. Cioè Cappai deve cercare di dare ritmo per far valere le sue doti migliori. Più sporco invece Strings, che però è stato bravo nei piccoli momenti in cui Cappai è stato meno lucido, comunque meno perfetto con la guardia, coprendosi. Strings ha colpito. Via la quarta ripresa. Per andare col destro, schivata, poi anche lui deve schivare sul ritorno di Strings. La finta di Patrick. Stavolta invece fa valere il destro. Un colpo invece di Strings in risposta. Colpito in pieno, stavolta Cappai. Sempre incollati in questa fase. Bravo a evitare questo uppercut. Quello sì che avrebbe fatto male.
Bravo stavolta Cappello a approfittare, andando sullo stomaco del suo avversario. Ancora lavoro sulla figura, poi dritto in faccia, più volte col destro, più scoperto in questo frangente Strings. Ne ha approfittato il più che ha potuto Cappai. Indietreggia, poi colpisce Cappai ancora, prima che la campana li separi. Pubblico soddisfatto adesso. Ho visto per la prima volta accendersi per davvero l'incontro. Un po' di sangue dal naso per Cappai. Come un fulmine l'ha colpito in pieno volto Strings. Poi però Cappai si è rifatto portando tanti colpi. Cure per entrambi, ossigeno per entrambi. Stiamo per arrivare alla metà di questo incontro. Fuori secondi. Seconds out. Per ora chiaramente anche tanta gestione per non arrivare col fiato corto. Momento decisivo, però si sta sempre più sbloccando questo incontro. Questa è la quinta ripresa. Buona schivata. Poi non ha avuto modo di affondare a sua volta. Schivata. E poi un'altra schivata. Uno alla volta. Adesso destro-sinistro di Cappai. Bravo poi anche a schivare, a rimettersi in posizione, provare ad accennare ancora l'attacco. Variando e cominciando anche a confondere Strings, che comincia a soffrire la velocità di Cappai. Lo blocca ora Cappai, lo gira dall'altra parte. Stavolta prevedendo anche quello che sarebbe successo. Già lo sapeva. Adesso l'attacco, velocità, ancora velocissimo Cappai in questo diretto. Indietreggia Strings, poi ritorna però subito lì vicino. Non aspetta altro Cappai per colpire. Due buone schivate, poi va subito ad attaccarlo, molto giù con la testa Strings, infatti Roda ce l'ha con lui. Altra ripresa che va via. Potenzialmente siamo alla metà perfetta di questo incontro. È venuto più fuori Cappai negli ultimi 3 minuti. La sua velocità contro i colpi pesanti del belga, in un match che ha chiaramente ancora tanto da dire, ma che in questo momento dovrebbe vedere proprio Cappai
avanti, ma è ancora troppo presto. Adesso indicazioni anche per Kappai, non solo per Strings. Vediamo quanto dureranno queste medicazioni. Si va con la sesta ripresa. Schiva Kappai e va addosso Strings, che poi deve tornare indietro. Finta di Kappai, che poi sperava di poter far passare il colpo, così non è stato. Ancora una volta indicazione, la munizione per Strings. Si è difeso tenendo troppo bassa la testa. Sinistro di Kappai. Era buono scambio. Ancora una volta, di nuovo, sempre Strings richiamato per lo stesso motivo. Sono già 3. Adesso sul fianco Kappai, 1 e 2 volte, poi anche in faccia, continua a lavorare Kappai. Strings va ad abbracciarlo, va a bloccarlo pur di fermare l'attacco. Kappai però adesso ci crede, spinto anche dal pubblico, mai vivo come in questo momento. Soffre Strings, che va anche giù, li deve separare Roda, però bisogna ancora andare. Momento positivo di Kappai, sente che deve spingere, lo colpisce una o comunque forse anche 2 volte in testa. Soffre Strings, che ancora si piega, chiude come può, poi fa valere anche il mancino per reagire. Accelerazione di Kappai sul finale di ripresa, può respirare Strings, che ha sofferto tantissimo negli ultimi secondi. Credo che la prima domanda che gli abbia fatto il suo allenatore sia stata: ma stai bene? Lui sì, tranquillo che vado avanti. Tanta acqua all'angolo blu. Viene pulito anche Kappai. Fuori secondi. Inizia la settima ripresa. Settimo round. L'ultimo finito col miglior momento dei Kappai di tutto l'incontro. Momento di maggior sofferenza per Strings.
Va all'attacco Strings. Poi aspetta, colpisce, poi forse anche lui colpito. Prova a salire in cattedra Strings, lo contiene bene Kappai. Rischiato Kappai, credo anche colpito. Torna a scorrere il sangue lì dal suo naso. Strings si sente chiaramente in difetto dopo l'ultima ripresa. Ha forzato per provare a portare questo dalla sua parte. Forse ci è riuscito. Raccontano chiaramente anche le energie che hanno da una parte e dall'altra. Dopo 7 round, qui soprattutto gli ultimi 3 sono stati abbastanza duri. In 3 come sempre intorno a Leonardo Strings. Che sta comunque dimostrando di avere una buona resistenza. Dall'altra parte Kappai ci ha fatto vedere che quando accelera poi diventa quasi incontenibile per Strings, che però è anche bravo a chiudersi, lui pronto a reagire quando è il momento. Ottava ripresa in corso, si fermano da soli e sono pronti a ripartire. Prima la buona guardia di Kappai, poi ha provato ad affondare. Dato molto giù però Strings. Il mancino libero di Strings per portare colpi dalla sua. Poi va anche con il destro e 2 volte col mancino. Sulla difensiva Kappai che prova così a reagire, a rispondere.
Per la prima volta, 2 volte in pochi secondi l'intervento di Roda a spiegare anche quella che è la stanchezza. Poi consegnare gli ultimi secondi, prova a scatenarsi Kapai ma anche Strings, alla fine interviene Roda che li separa. Tanti applausi per Kapai. Via anche l'8ª ripresa, comincia a farsi vedere, a farsi sentire la stanchezza nei volti, negli approcci, nei gesti, ma ci sono ancora potenzialmente 2 riprese da lottare, altri 6 minuti di battaglia. Secondi fondamentali questi per respirare, per ricaricare le energie. Fuori secondi, Vedremo chi ne avrà di più. Non è penultima ripresa. Kapai blocca l'attacco di Strings. Ancora il belga ad accennare. Anche qui jab, farsi sentire. Kapai sulla figura, poi cercando il volto col destro. Scivola bene Kapai che riprende il centro del ring, poi ancora attaccato da Strings, ma intervento di Roda da 2 secondi di respiro entrambi. Si allontana Kapai. Più iniziative di Strings in questa ripresa, più in gestione Kapai, e poi prova anche a prendere l'iniziativa, ma soprattutto vuole evitare di scoprirsi gratis. Strings quello più chiamato all'attacco, Kapai lo sa, infatti anche stavolta pronto ad attenderlo, schiva, blocca e porta a casa un'altra ripresa, porta a casa la penultima ripresa. C'è soltanto l'ultimo round ormai, soltanto un round separa o Patrick Kapai o Leonardo Strings dal titolo continentale IBO. Gli ultimi secondi per riprendere fiato, poi gli ultimi 3 minuti di combattimento.
Ci siamo. Nel momento decisivo. Gli ultimi 3 minuti. Kapai e Strings per un titolo. Il jab di Strings. Primo squillo. Si muove Kapai e Strings, almeno sembrerebbe così, quello chiamato a dover fare qualcosa di più, a dover rimediare. E allora eccolo che va all'attacco caricando il destro. Attento Kapai. Ancora, stavolta sul fianco Strings, un po' sorpreso Kapai. Poi il tempo, perché è caduto il paradenti a Strings. Lo sguardo di Kapai verso suo padre, verso il suo angolo in cerca di conferme, un cenno di intesa. Poi subito si riprende. Finta col destro, poi prova ad affondare col mancino Kapai. Si ribloccano i due, serve ancora l'intervento di Roda. Adesso Strings, un attacco col mancino, duro. Col mancino ancora Strings, se la cava Kapai e poi si schiva velocemente, quasi dovendo andare addosso all'arbitro. Cerca un altro rifugio Kapai. Ancora Strings fa di tutto per eludere la velocità di Kapai, per andare duro. Gestisce Kapai, stavolta però colpito. Schiva ancora. Poi prova lui ad attaccare, quasi per cogliere di sorpresa Strings, che però è attento. Passano altri secondi. Ancora, va benissimo questa Kapai. Siamo alla fine, agli ultimi secondi. Altra schivata, altro clinch che non vorrebbe Strings, per questo continua ad attaccare, ma non può più. Non c'è più tempo. Finisce qui l'ultimo incontro della 2 giorni di Sardinia Boxing Challenge, l'incontro clou, l'incontro di Kapai, un incontro di studio all'inizio chiaramente, anche se Kapai ha voluto dare subito l'impronta partendo forte, poi la gestione, poi il momento migliore di Kapai, che ha provato in quei pochi minuti a buttare giù Strings, che lì ha retto, lì ha capito che doveva lui fare qualcosa di più. A quel punto ha più gestito Kapai, ha cercato di non correre più rischi, così fino alla fine. Vedremo se il piano è andato a buon fine, ce lo potrà dire soltanto il verdetto. Si confrontano chiaramente sia Kapai che Strings con i propri allenatori. Adesso metteranno a fuoco bene tutto quello che è successo in questi 10 round. Ancora qualche secondo. E poi conosceremo l'esito di questa sfida. Io intanto inizio a ringraziare a tutti voi che ci avete seguito, come sempre su YouTube. Invito anche a mettere un bel like a questa diretta,
ma noi che, possiamo dirlo, siamo gli unici in Sardegna che vi raccontano live le riunioni pugilistiche, ma in generale di tutto il mondo del combat in Sardegna. E allora mettete un bel mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, dateci una mano a crescere anche, seguiteci su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti, su tutte le nostre produzioni. Piccolo aiuto da parte vostra che ci permette di crescere giorno dopo giorno e di ovviamente proporvi delle dirette sempre più di qualità, degli eventi sempre più importanti. Bisogna aspettare ancora un po', anche se la cintura ha ripreso posto dentro il ring. Questa volta per fortuna dalla parte giusta. Ci siamo quasi. Io poi dopo il verdetto manderemo subito lo spot alla regia, ma non scappate perché proviamo a darvi live le dichiarazioni di Cappai. Allora, siamo pronti per dare lettura del verdetto? Ci siamo. Cappai chiede l'applauso anche per il suo avversario già prima del verdetto. Giudice 1, 98 a 92. Giudice 2, 98 a 92. Giudice 3, 97 a 93. Vince con decisione unanime questo incontro e il titolo continentale IBO Patrick Cappai! È tornato Patrick Cappai. Voleva dimostrare a tutti che a maggio è stato solo un incidente di percorso. Ha avuto dopo soli 7 mesi una nuova opportunità, una nuova cintura che questa volta può indossare perché se l'è meritata per decisione unanime. Ha fatto subito i complimenti a Leonardo Strings che ha accettato di combattere in casa del suo avversario. Patrick Cappai è il nuovo campione continentale IBO dei pesi piuma. E allora velocemente lì dalla regia perché andiamo a prenderci le sue dichiarazioni. Secondo, ti faccio fare la foto con Guido. Allora velocemente ci vediamo un po' più qua perché abbiamo la camera là. L'hai detto, questa è tutta la dimostrazione che a maggio è stato un centro di percorso. Partiamo da quel momento e come sei arrivato nella tua testa nel lavoro a questo momento. Ma sicuramente abbiamo faticato tanto, abbiamo dovuto lavorare di più.
conciliare tutto tra lavoro e palestra non è semplice, però insomma abbiamo dovuto farlo perché se vogliamo raggiungere obiettivi più in alto dobbiamo farlo, punto e basta, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo lavorare meglio e i risultati poi si vedono infatti. Dentro questo incontro la sensazione da fuori, sei voluto partire forte, quasi un segnale a te stesso oltre che al tuo avversario, poi hai fatto bene, hai capito di essere avanti, da lì la gestione, le ultime 3 riprese, sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, ho cercato di tenere il match il più pulito possibile verso la fine, cercavo di gestirlo, molte volte me lo trovavo addosso e cercavo di appunto disturbarlo il più possibile, trattenendo magari o comunque facendo qualche scorrettezza in più, giusto appunto per non dargli lo spazio necessario per poter mettere colpi, insomma, anche perché erano abbastanza pesanti. Posso dire, tu hai sempre un po' quel tuo sguardo quasi inespressivo quando combatti, però oggi l'ho visto forse un po' più convinto rispetto a altre volte, più cosciente, forse più lontane le emozioni, ti senti più maturato in questi mesi? Assolutamente sì, ho fatto 2 mesi di stop per alcuni problemi che ho avuto poi successivi al combattimento di maggio, proprio problemi fisici, quindi ho dovuto per forza di cose fermarmi, anche perché insomma sono stati 3 anni pieni di impegni, non mi sono fermato quasi niente, sempre stato sul pezzo, lì sono arrivato a un punto che appunto stavo scoppiando, perciò anche quel periodo di 2 mesi di stop mi è servito per rielaborare tantissime cose, per rielaborare la sconfitta, per capire meglio come muoverci poi nei successivi impegni. E allora il Natale lo festeggi alla grande perché torni a vincere un incontro per un titolo, sei il nuovo campione continentale Ivo nei pesi piuma, il 2025 chiude al meglio, il 2026 cosa inseremo per te? Abbiamo chiuso al meglio, avevo detto che avrei chiuso al meglio e io dico adesso voglio aprire ancora meglio il 2026, perciò speriamo di avere i prossimi appuntamenti insomma lavorerò durissimo per arrivare ancora meglio di come sono arrivato oggi. Dedichi ringraziamenti? Sicuramente ringraziamenti più che dovuti ai miei sponsor, Pischedda Carburanti e Elite Car, che mi danno sempre una mano per tutte le preparazioni, mi stanno sempre vicino soprattutto nei momenti difficili, anche perché insomma la vita del pugile non è poi così una passeggiata, insomma, come ho detto prima bisogna far conciliare tante cose, tra cui anche il tempo per la famiglia e appunto per la mia ragazza, che la ringrazio anche a lei tantissimo perché come al solito mi deve sopportare in tutto e per tutto. Perciò niente, ringrazio la mia famiglia, mio padre che mi segue in tutte le preparazioni insieme a mia sorella nella fase appunto della preparazione atletica e niente, grazie a tutte le persone che mi stanno vicino. E allora grazie Patrick, congratulazioni, lo lasciamo perché ci sono tanti ringraziamenti finali, c'è tutto il comune di Monserrato, io devo lasciarlo questo ring perché sono sicuramente in mezzo in questo momento, però in queste immagini allora sul ring, sul momento della festa, si chiude la nostra diretta dal comparto 8 di Monserrato. Ancora una volta grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie naturalmente al mio compagno di viaggio Androne Farris, che naturalmente si prodiga sempre per la riuscita di ogni evento che vi raccontiamo con questa immagine, con questa gioia. Prima del studio definitivo vedo una targa, quindi vediamo un po' puntati perché voglio vedere a chi va quest'ultima targa, poi veramente ci salutiamo. Ovviamente il sindaco Locci, c'è il fratello di Patrick Cappai, Emanuele Cappai, Guido Sarrizzi sul palco, Maria, il direttore sportivo, Fabrizio Cappai naturalmente, che non l'abbiamo presa la sua dichiarazione adesso, era fondamentale acchiappare subito Cappai, poi naturalmente bisogna anche lasciare lo spazio e infatti ecco l'ultima targa proprio a mano del Cappai. Vediamo, forse un'ultima premiazione ancora a Fabrizio Cappai. Molto felice, quasi commosso lo sguardo di Cappai, lui che ha un po' l'immagine dell'uomo duro, dell'uomo che non cade in certe emozioni, ma quando si vede un figlio vincere, un figlio rialzarsi soprattutto da uomo, perché abbiamo conosciuto Cappai con Diretta Sport, ma che chi lo conosce da prima come insomma il ragazzo che cresce, 25 anni ormai si può dire che sia un uomo a tutti gli effetti, l'ha dimostrato, come ha detto lui, ha avuto bisogno di fermarsi,
di ricomporsi dopo quella sconfitta, dopo quella bolla che era esplosa, e adesso può sorridere per la vittoria. Adesso sì, che siamo alla fine. Da Luigi Falco è tutto, da Monserrato è tutto, e la buonanotte.